Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Il modello è stato riprodotto in scala 1:8, l'edizione è a 7, l'uscita è la numero 48 e purtroppo Michele con gli anni ha il cervello che non funziona più tanto perché mi sono accorto che nel video unboxing non vi ho fatto vedere l'uscita numero 48 nello specifico, vi chiedo scusa. Abbiate pazienza, infatti non ho ancora aperto il blister ed è lì che me ne sono accorto. Che bisogna fare? Abbiate pazienza ragazzi. Comunque dai, Michele non è così male come persona, prendete le cose belle, Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie, siamo arrivati ad oltre 4.000 iscritti ed è tutto merito vostro che mi date fiducia e mi accendete e mantenete viva ancora di più la mia innata passione per quello che è il modellismo. Grazie veramente di cuore. Alle persone che invece mi guardano e non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Ringrazio anche un mio iscritto Giovanni, il quale mi ha contattato e mi ha commissionato il montaggio della Lancia Stratos e della Audi 4, che poi andrò a presentare la seconda uscita e la invece numero, aspettate che leggo, eccola qui, la numero 51 invece per quanto riguarda l'uscita della Lancia Stratos. Seguitemi, mi raccomando. Bene, per chi volesse dare, oltre che visione alle immagini, dare lettura ai contenuti del fascicolo, andate a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Qui abbiamo la quinta parte del montaggio della centralina elettronica. Qui andiamo a mettere, aspettate che controllo per non darvi false informazioni, ma se non sbaglio andiamo a ricoprire tutti gli spinotti della centralina elettronica. Sì, ve lo confermo, andremo a inserire gli ultimi due spinotti della centralina. Allora, andiamo a prendere il cavo 48A, che è quello dell'illuminazione degli interni. Pensate, ci sarà anche la luce di cortesia all'interno dell'auto. Cosa vogliamo di più? Fate attenzione, non toccate i LED con le dita, soprattutto se avete le dita sudate. Ecco qui, questo è contrassegnato con la lettera L. Come vi ho spiegato già negli altri video, tenete in maniera molto salda i fili e fate scorrere il filo in questa maniera. Otterrete il completo raddrizzamento, ce l'ho fatta a dirlo, raddrizzamento del rame all'interno, però con le dovute attenzioni che vi ho spiegato, come vi ho appena detto nei video precedenti. Bene, questo l'abbiamo fatto, andiamo infine a prendere il 48B, che è anche questo l'illuminazione degli interni. Allora le frecce allora le riceveremo, strano però perché sto ragionando a voce alta ragazzi. Abbiamo 8 luci davanti, 6 abbiamo i fori dedicati sulla mascherina e 2 sono le frecce, quindi ci verrà dato un altro sistema
per poter accendere le frecce, probabilmente con il, no, non credo col telecomando, ma anche perché non mi sembra che sia previsto. Scusate se a volte dico delle cose quali queste che magari non sono corrette, ma sto facendo diversi modelli dove qualcuno ha il telecomando e altri no. Io vi devo far vedere una cosa meravigliosa che ho appena notato adesso. Cioè, qui abbiamo un devio, un deviatore, due deviatori, adesso ve li faccio vedere. Allora, questo abbiamo detto che è il 48B, lettera M, filo rosso, illuminazione anche questo degli interni, però non lo so, c'è qualcosa che, guardate qua, guardate che meraviglia. Ecco, probabilmente questo sarà forse il cavetto della freccia, si andrà attaccata poi una freccia qui, ma non dico niente, dai, guarderemo poi alla fine, non voglio anticipare nulla anche perché probabilmente direi delle cose non corrette e non avrebbe alcun senso. Poi abbiamo questi che sono i supporti, quindi come vedete ne abbiamo ricevuti 2 nelle uscite precedenti, eccoli qua, e 2 adesso, e sono a questo punto spero i supporti del modello. Vi ricordate che vi avevo detto ragazzi, poi vi farò vedere come fare i supporti, ma se questi sono i supporti abbiamo risolto tutto, così il modello non toccherà con le ruote sul piano d'appoggio e negli anni le ruote, seppur dure, non si ovalizzeranno né creperanno, non si creeranno delle crepe. Questi li mettiamo da parte, mentre invece questi qua sono fogli con strisce adesive. Allora, qui ci dice di mettere da parte appunto questi pezzi che ci serviranno per le prossime fasi di montaggio. Ma non lo so, spero che siano quelli, ma non sono sicuro. Comunque, andiamo a riprendere a lavorare sui collegamenti. Avevo messo un attimo in pausa il video per evitare appunto di annoiarvi pensando ad alta voce. Sono andato a vedermi un po' di cose. Bene, adesso prendiamo il modello e andiamo a fissarci gli ultimi 2 fili che vanno messi nella scheda elettronica. Lettera L e lettera M. Ecco qui. Allora, prendiamo la lettera L, filo grigio e nero, connettori metallici rivolti verso l'alto e andiamo ad inserire nell'unico ricettore rimasto libero e contrassegnato ovviamente con la lettera L, che è questo. Ricordatevi quando spingete di contrastare sempre con l'unghia del dito pollice mentre spingete con l'unghia del dito indice il connettore nel ricettore per evitare di gravare sulle saldature della scheda. Perfetto. Questo qui abbiamo detto che è l'illuminazione degli interni. Bene. Probabilmente credo che questi siano gli interruttori dell'apertura porte, vedete? Quindi così magari rimangono accesi, quando la porta è chiusa si spengono le luci all'interno come la macchina vera fa. Ma meraviglioso ragazzi, ma vi rendete conto? Bene, prendiamo adesso l'ultimo cavo, quello lo chiamano rosso ma a me sembra più un colore arancione, comunque va bene.
e andiamo a metterlo nell'unico ricettore libero che è contrassegnato con la lettera M, questo. Ecco qua. Adesso attacchiamo il connettore col filo rosso e nero al ricettore, così. Andiamo a spostare l'interruttore da spento a acceso, eccolo qua. Adesso azionando, o meglio premendo l'interruttore del filo bianco, aspettate un attimo, allora un attimo solo, perché faccio un controllo, ma ho visto già qualcosa che non va, spero di sbagliarmi, ma un attimo solo. Guardate ragazzi, adesso proverò in diretta a vedere se riesco a risolvere il problema. Il problema è questo. Allora, questa è la luce degli interni, ok? Quella che anche se tutto è spento, voi aprite la portiera dell'auto e questa si accende. Ed è giusto, rimane aperta perché abbiamo questi che poi andranno messi uno a destra e uno a sinistra contro le portiere. Adesso le portiere in questo caso sono aperte perché ovviamente abbiamo la luce interna accesa, ok? Il problema è che che quando noi andiamo a fare questo, lui dovrebbe spegnersi. Ah no, funziona, attenzione ragazzi, attenzione, che bello, come sono contento, non avevo ragionato, sicuramente voi non avreste corso lo stesso errore che ho fatto io. Allora guardate che meraviglia, pazzesco, ma vi rendete conto cosa abbiamo qua? E poi c'è chi dice che il modello è caro. Il modello è costoso, c'è una bella differenza, no? Costoso è quello che vale quello che costa, caro è quello che non vale quello che costa. Questo è un modello costoso perché li vale tutti. Allora guardate, abbiamo detto luce, illuminazione interna. In questo caso le portiere sono tutte e due aperte perché questo rimane aperto, ok? Quando noi chiudiamo la prima portiera, questo si chiude così, vedete? Ma l'altra è aperta, quindi la luce rimane ancora accesa. Quando noi andiamo a chiudere anche l'altra portiera, questo fa questo lavoro e guardate il LED come si spegne. Se io adesso lascio questo o lascio questo, la luce si accende, guardate. Lascio questo, apro una portiera, chiudo la portiera, apro la portiera, chiudo la portiera. Vi rendete conto? Ovviamente le apro tutte e due, però ecco, se non le chiudo tutte e due, come nella macchina reale, la luce rimane accesa. Se faccio così si spegne. No, ma io sono... Ma dire contento di questo modello è veramente dire poco. Ve l'avevo detto, fatelo se vi piace perché poi ve ne pentite. Ovviamente se si può, non è né pane né acqua, ci sono altre priorità e lo sappiamo. Accendiamo solo tutte le luci, tutto è acceso, adesso voi non lo potete magari vedere bene, ma tutto è acceso, sentite il clacson, questa è l'accensione, questo è il clacson, perfetto. Quindi io vado sempre, questa è la luce degli interni, vado sempre a fare così e si spegne, vediamo, ecco lì. Contentissimi. A questo punto spegniamo tutte le luci,
così, questa mi rimane sempre accesa, non ve lo dimenticate, perché è la luce degli interni. Però una volta che voi andrete a chiudere le portiere, questi vanno in battuta così e la luce si spegne. Ora andiamo a spegnere l'interruttore sotto, stacchiamo questo connettore qui e adesso ci dicono di ordinare, mettere in ordine, grazie a queste strisce adesive, i fili. Andiamo a vedere quello che possiamo fare. Allora, vediamo un po'. Ascoltatemi bene perché io leggo. Prendete adesso questi cavi, il rosso e il nero e il verde, il nero bianco e il nero grigio, quindi sono 4 fili. Quindi andiamo a prendere il nero, il rosso nero, nero verde. Allora, nero verde, rosso nero, per capirci tutti i fili che vanno dietro stiamo parlando, quindi ecco, lo potete anche capire da soli perché sono quelli che partono da questa scheda qui. Allora, rosso nero, allora rosso nero, eccolo qui. Poi abbiamo nero verde, eccolo qui. Nero grigio è questo, e sono già 3 cavi, ne manca ancora uno. Nero bianco, eccolo qui. Abbiamo 4 fili, ok? Li mettiamo qua, così. Ovviamente questi li abbiamo messi soltanto momentaneamente. Andiamo a rimuovere questi qua di carta, così. Ok. E li andiamo a fissare qui. Ovviamente cercate di ordinarli qui, ma non gli fate fare assolutamente delle curve a gomito. Lasciate un po' di spazio perché possono avere una curva naturale. Metteteli anche diritti, che siano anche ordinati come posizione del filo, che non siano insomma arrotolati tra di loro, ecco. Bene, prendiamo una striscia, questa qui, anche se è davvero esagerata una striscia così grande, sinceramente non ha alcun senso perché ne basta metà. Io la taglio, voi fate quello che volete. Piuttosto ne metto 2, corte, che tengono di più invece che una lunga. Devo dire la verità, queste forbici forse è ora di buttarle. Allora, non abbiate alcuna fretta, il modello è vostro, abbiatene cura. Un modello montato bene fa la differenza e si vede, ve lo garantisco. Alla fine un modello montato male si vede. Io adesso sto perdendo tempo, ma un tempo necessario, perché guardate cosa sto facendo, che è quello che vi consiglio anche a voi. Appiattisco tutti i fili, vedete? Non li faccio intrecciare, li metto così in ordine, ok? Quello che vi dicevo prima, non fateli accavallare, così. E mettiamo il primo pezzo qui,
Ecco qua, avete visto? Poi li facciamo passare qui in mezzo, qua. Quindi prendiamo questo che andiamo ad raddrizzare qualora fosse un po' piegato, così lo regolarizziamo, perfetto, eccolo qui. Voilà. Non fategli fare questo lavoro ai fili, guardate, non lasciateli tesi così, ma fate fare la curva bene, seguite proprio la lamiera, ok? Quindi questo lo mettiamo così. Adesso più che parlare guardate ragazzi, perché c'è poco da dire, bisogna soltanto seguire il filo in maniera corretta e basta, farlo scorrere bene. Tanto più lavorerete in maniera ordinata, tanto più il modello alla fine sarà anche bello da vedersi. Allora, il terzo è questo e il bianco e grigio è l'ultimo. Quindi questo è il terzo filo, il rosso e il nero. Sì, non badate a quello che sto dicendo a voce alta adesso, non vi spaventate, non vi... soprattutto te Stefano, non andare nel panico, vai tranquillo. Ok. Voilà. Ne metto una anche qui. Vedete? Questo è quello che dovete fare con i fili, non uno sopra l'altro, basta che sia, non serve, così non va bene. Ok, e poi vanno fatti passare dove vi ho detto, qua, in questo spazio. Eccoli. E basta. Adesso qui li fisso con questo di carta perché abbiamo ordinato bene quelli. Questo lo metto così momentaneamente, che mi rimangono sotto. Questi non importa, perché l'importante è aver messo bene questi. Adesso facciamo la stessa cosa con questi anteriori, quindi allo stesso modo raccogliamo il cavo bianco bianco, quindi questo, stacchiamo il nastro carta che abbiamo messo precedentemente, così riusciamo a muoverli meglio. Quindi prendiamo il bianco, poi bianco verde, questo andiamo a rimuoverlo da qua. Sto andando a rimuovere il nastro carta che ho messo prima per fare le prove, quello momentaneo, vi ricordate? Non tirate mai i fili, non toccate i led con le dita, fate tutto con calma. Questo è un lavoro dove c'è da impegnarsi, ma dovete farlo bene. Quindi abbiamo detto il bianco, eccolo qui, lo mettiamo qui, il bianco verde, eccolo qui, e lo mettiamo qui, il verde verde, che è quello con il pulsante,
eccolo qui, il blu blu, che è l'altro col pulsante, e sono 5 per adesso, il nero nero, sempre l'altro col pulsante, eccolo qui, praticamente tutti quelli che sono avanzati, il blu bianco, questo, ok, il bianco rosso e rosso rosso, bianco rosso che è l'illuminazione del cruscotto e il rosso rosso. Ok, adesso dobbiamo andarli a fissare, guardate come ci fanno vedere in figura, con un pezzo di nastro qui, un pezzo di nastro qui, e li andiamo a far passare qua sopra, dove c'è questo bordo alto del parafango, della copertura del parafango interno sinistro, andiamo a farli passare qua sopra. Come li facciamo passare? Bene ragazzi, io adesso non vi posso far vedere tutto il video perché altrimenti diventa un video di 1 ora e mezza. Dovete farlo con calma. Quello che vi consiglio, partite dal primo filo, in questo caso il bianco e il verde, prendete il bianco e il blu, il bianco e il rosso, ok? E li mettete in maniera ordinata come partono dai connettori e dai ricettori, vedete? Poi prendete il filo bianco, che andrà dopo quello bianco e rosso, il filo verde, il filo tutto blu, il filo nero e il filo tutto arancione o rosso, vedete voi come volete, come lo vedete, e le andate a mettere tutto in linea qui come ho fatto io in questa maniera. L'ho andato a fermare con calma, senza fretta, e poi vedete lo fate girare così e lo fate andare qua sopra in questa maniera e li fate andare tutti davanti, anche se poi, come vi ho spiegato, questi che sono gli, chiamiamoli, interruttori delle portiere anteriori, quelle che poi permetteranno alla luce di cortesia di rimanere accesa una volta che aprite anche solo una portiera o di spegnersi quando le chiudete tutte e due, andranno poi portate sicuramente in questa zona. Però ecco, questo è quello che poi dovrete fare voi. Volete non fare danno? Non dovete tirare i cavi, non dovete toccare il LED con le dita, dovete fare tutto con calma, un pezzo alla volta, vedete, guardate, come potete vedere già soltanto a dividerli così sono già messi abbastanza correttamente bene. Figuriamoci poi quando andiamo a curarli, cioè a farli meglio, ed è quello che dovrete fare. Li mettete tutti diritti e li fissate guardandovi le istruzioni, ok? Bene, adesso prima di salutarci prendo gli altri 3 pezzi che abbiamo, vi esorto a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, mi raccomando, e se avete piacere condividete nei gruppi dedicati i miei video, così mi aiuterete ulteriormente a crescere, e io vi ringrazio con tutto il cuore ragazzi, davvero. Bene, io vi ringrazio ulteriormente anche del vostro tempo, di tutto il tempo che mi dedicate ogni volta che mi guardate, grazie con tutto il mio cuore, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, seguitemi, guardate la playlist perché grazie a voi iscritti che mi state commissionando sempre più modelli, io riesco a presentare sempre cose nuove. Grazie a tutti, un abbraccio.